Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero. In questo video vi parlerò dell'intervento chirurgico di allungamento del capo mediale del gastrocnemio. Il gastrocnemio è un muscolo che si trova nel polpaccio e che origina poco sopra il ginocchio. Nel suo decorso verso la caviglia si fonde progressivamente con un altro muscolo posto più in profondità e che si chiama muscolo soleo. La confluenza dei due muscoli tende a formare il tendine di Achille, che è il più grosso e forte tendine che abbiamo in tutto il corpo. Il tendine di Achille, che si attacca al calcagno, cioè l'osso che forma il tallone, permette con la sua azione di flettere il piede verso il basso e quindi di poterci mettere sulla punta del piede e di fare forza nella fase propulsiva finale della marcia. Normalmente dovremmo essere tutti in grado di piegare il piede oltre i 90 gradi rispetto all'asse della gamba, ma se il tendine di Achille o il gastrocnemio sono troppo tesi, questo non è possibile e quindi assistiamo ad un blocco a livello della caviglia, causando quindi una sindrome da sovraccarico a questo livello o ancora più frequentemente a livello del piede. È interessante notare come molti pazienti che lamentino dei dolori ai piedi o anche alla caviglia non spiegabili con gli esami radiologici abbiano in realtà una sindrome da sovraccarico legata proprio alla ridotta elasticità dei tendini del polpaccio. La brevità, o per meglio dire la ridotta elasticità del tendine di Achille o dell'aponeurosi del gastrocnemio possono comportare diverse patologie del piede e della caviglia, come ad esempio la fascite plantare, l'infiammazione cronica del tendine di Achille sia a livello inserzionale che preinserzionale, il dolore sotto le teste metatarsali, che chiamiamo metatarsalgia, la disfunzione del tendine tibiale posteriore, la rottura dei legamenti plantari delle dita piccole del piede e conseguente sviluppo di dita martello, il neuroma di Morton e infine, e mi riferisco in particolare ai pazienti diabetici, a delle vere e proprie ulcere cutanee. In caso di ridotta elasticità della muscolatura del polpaccio, l'approccio corretto è sempre quello conservativo ed in particolare evitare di usare scarpe piatte o camminare scalzi, preferendo invece delle scarpe con un leggero rialzo al tallone. La suola a livello del tallone deve quindi essere rialzata di 15-20 mm rispetto alla parte anteriore della scarpa. È poi fondamentale eseguire ogni giorno lo stretching del polpaccio come trovate illustrato in un video che ho caricato sul mio sito internet, di cui vi ricordo l'indirizzo, oppure sul mio canale YouTube. In alcuni casi, fortunatamente pochi, l'approccio conservativo non porta ad alcun miglioramento. Se non si assiste ad un miglioramento dei sintomi dopo 6 mesi di trattamento conservativo, si prende in considerazione l'intervento chirurgico di allungamento che prevede diverse tecniche a seconda dei casi. Vi mostrerò di seguito l'intervento che eseguo più frequentemente e che prevede l'allungamento del capo mediale del gastrocnemio. L'intervento chirurgico è eseguito in anestesia locale con il paziente posizionato a pancia in giù. Dopo aver aspettato qualche minuto che l'anestetico abbia fatto effetto, ci assicuriamo che il paziente non abbia male pinzando la pelle. A questo punto, essendo sicuri che l'anestetico abbia fatto effetto, possiamo iniziare a incidere la pelle. La lunghezza dell'incisione in media è di circa 3 cm. Non fatevi impressionare dal sangue che vedete perché in parte si tratta dell'anestetico locale che abbiamo iniettato poco prima, evidentemente mischiato al sangue che esce dai piccoli vasi che andiamo a coagulare usando uno strumento chiamato bipolare. Una volta che abbiamo ottenuto un campo chirurgico privo di sanguinamento, possiamo usare dei piccoli retrattori in modo delicato per poter visionare al meglio i tessuti in profondità.
Lo scopo è quello di arrivare fino al punto in cui la fascia, chiamata aponeurosi, ricopre la superficie del muscolo, che è questo tessuto bianco che vi sto indicando. Lo scopo dell'intervento è proprio quello di tagliare questa parte superficiale lasciando intatte le fibre muscolari sottostanti. Per allungare la fascia dobbiamo necessariamente usare un bisturi che è usato con la parte tagliente rivolta verso l'alto, in modo da ridurre al massimo il rischio di lesionare le fibre muscolari sottostanti. Il taglio della fascia non è eseguito in un solo colpo, ma un po' alla volta, in modo da essere il più delicati possibili sulle fibre muscolari che vedete ora indicati dalla pinzetta. Arriviamo quindi alla fine del taglio in cui potete notare perfettamente la parte bianca, cioè la fascia, che è stata separata mentre le fibre del muscolo che hanno un colore rosso vivo sono perfettamente integre. L'intervento chirurgico può praticamente dirsi finito e non ci resta che lavare la ferita con della soluzione fisiologica sterile seguita dalla sutura, che è eseguita prima nel piano profondo con un filo riassorbibile che si scioglierà da solo nel corso delle settimane successive. Anche la pelle è chiusa con un filo riassorbibile, eliminando quindi lo stress di dover poi togliere i punti dal vostro chirurgo. Al termine la ferita chirurgica è protetta con un cerotto sterile. Dopo l'intervento, che dura circa 15 minuti, si può appoggiare da subito il peso a terra. Per ridurre il rischio, che è circa dell'1% della trombosi venosa profonda, preferisco sempre prescrivere una iniezione giornaliera con eparina a basso peso molecolare. Si tratta di una iniezione sottocutanea, quindi non fa male, che è sicuramente meno pericolosa dei farmaci anticoagulanti che si prendono per bocca e che possono causare un significativo sanguinamento dalla ferita. Come detto prima, i punti di sutura sono riassorbibili e quindi non dovranno essere rimossi. È fondamentale non bagnare la ferita per le prime 2 settimane, durante le quali sarà decisamente più sicuro non fare la doccia ma piuttosto lavarsi a pezzi, per evitare che entri dell'acqua nel cerotto con il conseguente rischio di infezione. Per quanto riguarda la capacità di guida, per 2 settimane è raccomandato di non guidare, a meno che non abbiate un'auto automatica e il ginocchio operato sia quello sinistro. In quest'ultimo caso potrete riprendere a guidare anche dopo una sola settimana dall'intervento. Sarà comunque molto importante iniziare da subito degli esercizi di stretching sul letto o sul divano, usando ad esempio un asciugamano avvolto attorno al piede e tirarlo come se fosse le redini di un cavallo. Lo stretching fatto in posizione retta, ad esempio contro il muro o sullo scalino, in genere è iniziato dopo 3 settimane dall'intervento, ma se ci riuscite prima ovviamente tanto meglio. Di seguito vi elenco, benché rari, i più comuni rischi e complicanze legati all'intervento, che dovrete evidentemente discutere con il vostro chirurgo. Grazie.